Dopo il successo di Quanto spendono i milanesi d'affitto, sono tornato nelle strade di Milano ad ascoltare le persone. Buonasera ragazzi, siamo a Milano e chiederemo ai milanesi quanto guadagnano e come gestiscono le loro finanze. Investono? Non investono? Lo chiederemo qua in zona Navigli perché sono interessato ai ragazzi, principalmente agli studenti e ai giovani lavoratori. Questa volta dovrei vergognarmi meno della scorsa volta perché sono più abituato, quindi andiamo. Comunque questo video è possibile grazie a Tinab, l'app che utilizzo ormai da 2 anni per gestire le mie finanze, i miei investimenti e le cripto. L'ho utilizzata per viaggiare con i miei amici e la mia famiglia creando gruppi di spesa e per realizzare raccolte fondi per fare del bene. Se c'è una cosa che io e i ragazzi di Tinab abbiamo in comune è quella di voler migliorare le conoscenze finanziarie delle persone. L'Italia è sempre agli ultimi posti quando si tratta di alfabetizzazione finanziaria. Dobbiamo cambiare questa cosa. Significa che le persone non sanno come risparmiare, come investire tutto il vocabolario necessario per gestire i propri soldi e soprattutto per non farsi fregare. Tinab nell'ultimo periodo si sta impegnando parecchio su questo fronte. Ciao, ti posso fermare un secondo? I don't speak Italian. Do you live in Milan? No. Chiediamo a lei che passa, chiediamo a lei che passa. Se vivi a Milano? Sì. Ok, che lavoro fai? Lavoro in un teatro. Riesci a mantenerti qua a Milano? A fatica. Come sei messa con gli investimenti? Riesci a mettere qualche soldo da parte per investire? No. Sai cosa significa investire? Sì, però non lo faccio. Tra le spese, eccetera, quello che mi rimane per me è poco. Ok, grazie mille. Vivete a Milano? Sì. Cosa fate? Studiamo. Lavorate? No. Siete fuori sede? Sì, esatto. Come fate a mantenervi qua a Milano? I genitori. Sapete qualcosa di investimenti? No. Cosa significa investire? Cioè mettere i propri soldi su, insomma. Cioè. Ok, allora dovete andare su YouTube, sul canale Investiamo e iscrivervi. Perché è un canale che vi insegnerà a investire. Mi fido, non è che ora controllo se si iscrivono. Grazie mille. Come avete visto, dato che c'ero, ho sfruttato l'occasione per far iscrivere un po' di persone al canale di Investiamo. Un canale creato insieme a Tinab e Banca Profilo, dove aiutiamo le persone a capirci qualcosa di più sul mondo degli investimenti. Non sono di Milano. Dove vivi? A Novara. Che fai qua a Milano? Ho ritirato la tesi e sto facendo un giro. Va bene, Quindi niente. non so dirti. Lo spendo un sacco qua a Milano. Mi sa di sì. Con i soldi di chi? 50% papi, 50% propri. Buono, grazie. Vivete a Milano? Sì. Che fate? Studiamo. E quindi non lavorate? No. Siete fuori sede o siete milanesi? Fuori sede. Milanese. Come fai a mantenerti qua a Milano? Genitori, per fortuna. È sempre loro. Però tu vivi a Milano, quindi. Sì, sì. Quanto spendi qua a Milano? Troppo. Abbastanza. In che zona siete? Garibaldi. Quanto spendi? 6,50. Per? Un locale. Beh, ci sta, dai. Tu? Io abito a Senago. È fuori. Ma con i tuoi? Sì, sì. Ah, ok, quindi risparmi. Non pago niente, quindi. Perfetto. Sapete cosa vuol dire investire? No. Non praticate? No. Quindi niente, dovete iscrivervi al canale di Investiamo su YouTube. Va bene. Sei di Milano? Sì. Quanto spendi d'affitto? 475 escluse l'utenza. Per cosa? Stanza. Che fai qua? Studi o lavori? Studio e lavoro. Cosa studi e che lavoro fai? Studio Fashion Styling e Communication in IED e lavoro come visual per Inditex. Ok, riesci a mantenerti col tuo lavoro qua? No. In percentuale quanto riesci a sostenere? Un paio di settimane. Le altre 2 settimane chiaramente Quelli miei. ci sta. In tutto quanto spendi in un mese? L'hai mai calcolato? Le 2. Riesci a mettere da parte dei soldi? Ne. Pianifichi di farlo? Sì. Magari quando finisci di... Studi, comprare casa a Milano. Vorresti comprare casa a Milano? Sai cosa significa investire? Ovvio. Cosa significa? Guadagnare sul mercato. Ah, ok, è un esperto. Sai cos'è un ETF? No. Ok, allora iscriviti al canale di Investiamo. Grazie mille. Stai scappando? Da dove? Dove vivete? Mi ricordo. Noi adesso? Questo video dove lo mettete? Allora, qua a Navigli la situazione è migliorata. Vivete a Milano? Sì. Siete di Milano? No. Cosa fate qua? Studio anch'io. Non lavorate? Non ancora. Quindi tu sei fuori sede e quindi immagino che i tuoi genitori ti aiutino a stare qua. Sì. E tu invece sei da tuoi. Sì. Quanto spendete per vivere qua a Milano? Di posto 4.900 l'anno. Ok, so pochissimo. Sì. Dove sei? È una sorta di studentato. E tu? Di affitto zero. Sapete qualcosa di investimenti? No, ho fatto la triennale in finanza. Quindi saprai qualcosa? No. No? Qualcosina. Investite qualche soldo, immagino? No. Sì, occasionalmente. Perfetto. Studi o lavori? Lavoro. Che lavoro fai? L'informatico. Quanto guadagna un informatico qua? Non mi dire la cifra. Dipende dal settore, ecco. Più di 2.000 euro al mese. Un po' meno. Li spendi tutti o riesci a mettere da parte? No, riesco a mettere da parte. Cosa fai con i soldi che metti da parte? Cerco di investirli poi in qualcosa che possa servirmi in futuro. Tu sai cosa vuol dire investire? No. Non bene. Cosa fai? Li metto da parte e basta. Vai sul canale di Investiamo e imparerai come investire i tuoi risparmi. Va bene, ok. Grazie mille. Grazie a te. Ciao, perdonami, posso farti un paio di domande? No, grazie. Piccolo imprevisto, abbiamo perso il puffo, quello che sta qua sopra. Adesso questo non sembra più un microfono, un arnese infernale. Era l'unica cosa che ci dava uno sprazzo di professionalità. Nessuno ci darà più retta. Cosa fai? Studio. Ok, e lavori anche? Attualmente no. Hai lavorato? Sì. E vivi da solo? No, con i miei. Quindi riesci a mettere i soldi da parte? Sì. Sai cosa significa investire? So cosa significa ma non l'ho mai fatto. Va bene, grazie mille. Non siete neanche maggiorenni voi però? Come 19. Studiate? Io lavoro anche. Che lavoro fai? Lavoro allo stadio. Ah, e che fai? Barista. È un video più se il proprio lavoro ti permette di mantenerti qua a Milano. Il mio sicuramente no, ma perché lavoro solo quando ci sono le partite, quindi è una cosa un po' occasionale. Copri i costi. Minimo, indispensabile. Cioè se vivi da solo no. Tu vivi da sola? No. Vivi con i tuoi? Sì.
Sei milanese quindi? Sì. Un esemplare di milanese doc. Sapete cosa vuol dire investire? Sì. Cosa vuol dire? Investire, io ho dei soldi e li... Usi per comprare asset che possono essere di vario tipo. È corretto, è corretto. Sapete cos'è un ETF? No. Cos'è un piano d'accumulo? Tu ogni mese decidi di metterti da parte un po' di soldi. Ok, vi informate un po' sul mondo della finanza oppure Sì. su che fonti? Principalmente YouTube. Tipo? Con Marcello Scani, tipo... No, comunque diciamo che attraverso tutta la pubblicità che adesso tutti i content creator stanno facendo, in un modo o nell'altro arriva. Grazie mille ragazze. Vivi a Milano? Sì, vivo a Milano. Cosa fai? Studio all'università. E lavori? Lavoro come host per una casa qua dietro in Marco Doggiono. Riesci a coprire le spese qua a Milano? Le spese sono molto alte come tutta Italia, vabbè, dopo la crisi eccetera eccetera, con il prezzo dell'energia che sale e tutto, ovviamente anche le spese salgono, però i prezzi di affitto a Milano sono comunque... Quanto spendi? Non lo so, sinceramente non faccio il conto, nel senso che Ok. comunque non sono uno spendaccione. Riesci a mantenerti col tuo lavoro? Per fortuna vivo ancora con i miei. Ah beh, perfetto. Allora, special price, aperitivo a 5 euro. Sarà vero? Sembra buono. Dove vivi? Io sono marchigiana ma abito in Francia. Come spendono secondo te i milanesi a Milano? Io non conosco molti milanesi, ma dal di fuori penso che spendano molto in moda. Giusto, grazie mille. Siete studenti fuori sede? Sì. Lavorate anche? No. Quanto spendete qua a Milano d'affitto? 700 euro. Per cosa? Luce, gas e spese condominiali. Ok, quindi immagino pagheranno i vostri genitori. Per ora? Sì. Riuscite in parte a compensare con qualche lavoretto? Io gioco a basket. Ah, ti pagano? Sì. Bomba. Cosa studi? Finanza. Ah beh, finanza, quindi di investimenti ci capisci? Ni. Cosa significa investire? Dare un valore temporale ai soldi. Pianifichi di investire il tuo denaro a futuro? Sì, è il miglior modo per arricchirsi. Ok, sai cos'è un ETF? Sì. Exchange Trade Fund. Esattamente. Sai cos'è un piano d'accumulo? Non bene. Iscriviti, se ti va su YouTube, al canale di Investiamo. Diego, allora tu vivi a Milano, però in provincia dove? Zipido San Giacomo. Vivi da solo o con i tuoi? Con i miei. Cosa fai nella vita? Io per adesso sto cercando lavoro, però piano piano si fa tutto. Costa parecchio Milano, ingegnandosi si può riuscire a risparmiare, però è una città abbastanza costosa. Risparmiare si può cercare di controllare molto magari le offerte su internet, cercare magari sconti, robe, ci sono anche pagine che ti aiutano a vivere a Milano con qualche sconto, magari crearsi qualche amicizia anche lì. Qual è il minimo indispensabile per vivere a Milano? Intorno a 1500. Onesto. Grazie mille. Studio. E non lavori neanche un po'? Nemmeno un po'. E vivi a Milano oppure sei fuori sede? Vengo da Trento, fuori sede. Ok, quanto spendi da studente fuori sede qua di affitto? 700 euro. Per cosa? Una stanza. E dove? Zona Piazza 5 Giornate. Con 3 coinquiline. Qual è il minimo indispensabile secondo te per vivere qua a Milano? Almeno 2000. Almeno 2000? Vivere... Per vivere decentemente? Anche Bene. di più allora, sì. 2500. Non è neanche decente. Secondo me è una città molto costosa, quindi in particolare se si è in affitto si fa fatica. Tu ti informi su come gestire i tuoi soldi? No, però cerco di risparmiare il più possibile. Non ci sono delle fonti a cui attingi per imparare un po'? I miei genitori. Fantastico. Noi ci siamo trasferiti a Copenaghen. Abbiamo vissuto per 8 anni, quindi 8 anni a Milano, un po' di cose le sapete. Quanto si spende a Milano? per una persona direi 500. Una stanza 500, se no anche 700, 800. Voi quanto spendevate quando vivevate qua? 800. 800? Per un bilocale piccolino, sì. Quanto si guadagna invece a Milano? Io sono un architetto, quindi è proprio una situazione molto brutta. Io con un'esperienza di 5 anni ho guadagnato 1.300. Per quello ho preso questa decisione di trasferirsi in Danimarca. Io considero che ero un manager in Deloitte, erano 2000 euro netti. E immagino che Copenaghen sia il doppio. Il doppio. Sì, la stessa cosa. Abbiamo migliorato la nostra vita, nonostante che Milano ci manca, è una bella città. Riuscivate a mettere i soldi da parte? No. No. Dove vi informate per imparare queste nozioni? Vabbè, io ho studiato economia, so le basi, c'è tanta informazione online. Se mia personale opinione, se devi veramente investire ti affidi a un professionista. Un consulente finanziario? Sì. Grazie mille. Grazie mille, comunque Grazie a voi. Complimenti. Ecco perché eravate disponibili. Vivi a Milano? Vivo a Milano. Però non sei di Milano? No. Lavori a Milano o studi? Lavoro. Che lavoro fai? Mi occupo di intelligenza artificiale. Ok, molto figo. Quanto spendi a Milano? Di affitto 900 più spesa. Per? Un bilocale in città studi. Sono messo bene. Riesci a mettere i soldi da parte? Qualcosina sì, ma c'è anche da dire che ho una certa esperienza. Quindi un profilo junior nel mio settore forse fa fatica. Invece tu che sei un po' più alto riesci a mettere i soldi da parte? Sì, io riesco a mettere. Quanto è il minimo per vivere qua a Milano? Concedersi una vita normale, credo 1.800-2.000. Per investire come fai? Ottima domanda. Faccio pochi investimenti, ma uso la piattaforma Tinaba. Per informarti sulla finanza come fai? Seguo Marcello Scani. Allora, prima domanda è se studi o se lavori? Io studio giurisprudenza, sono al 5º anno. Io studio. Lavorate anche oppure solo studio? No, studio e basta. Anche perché giurisprudenza. Quanto si spende a Milano, tipo d'affitto? Io ho 4,80 Hai comunque per una stanza o per una casa? per una stanza. Tu? Io sono proprio con i miei. Fai bene. Ogni tanto faccio qualcosa, tipo la babysitter, ho dei soldi, Li spendi. Esatto. Grazie mille. Ciao.
Tu lavori o studi? Studio. Cosa studi? Economia. Sei di Milano? No, fuori Quindi sede. sei fuori sede? Sì. Costa vivere a Milano. Quanto costa? Guarda, non ti so dare una cifra esatta. Quanto spendi l'affitto? Pago affitto perché ho la casa. Vabbè, pazzesco. Costa, io mi mantengo togliendo tutto l'affitto e quindi quello sulle 350 euro al mese. E faccio anche abbastanza vita sociale. Pensi sia importante sapere gestire le proprie finanze? Sì, assolutamente. Avere priorità e fare sacrifici. Se devo rinunciare a qualcosa per fare qualcos'altro, basta. A investimenti cosa ne pensi? Investire su Milano è una grande scelta. Rispetto a quando l'ho presa io più di un anno e mezzo fa, già i prezzi sono aumentati un sacco e a prescindere è sempre qualcosa che mi ritrovo nel futuro. Posso farvi una domanda? No, guarda, non sono in grado di intendere volere. Va bene, non sono in grado di intendere e volere. Cosa fai qua? Studi o lavori? Studio. E non lavori neanche un po'? No. Ok, cosa studi? Psicologia. E a che anno sei? Al terzo. Quanto spendi di affitto qua a Milano? 700. Per cosa? Una stanza, una È un camera? monolocale 10 metri quadri, c'è un soppalco, ma non è che vicino ai Navigli. Quanto una persona dovrebbe guadagnare secondo te per vivere qua a Milano? Boh. Non lo so. Come pensi di gestire i tuoi soldi, secondo te? Io bene, cioè io sono una che risparmia molto. Risparmio perché vedo che comunque costano le cose, quindi non è che... Però diciamo un mondo investimenti è ancora un po' lontano, diciamo. Sì, quello sì. Tu vivi a Milano? Io vivo a Milano. Studi o lavori? Sto lavorando. Che lavoro fai? Lavoro in un e-commerce. Quanto spendi l'affitto qua a Milano? 650. È un trilocale con 2 camere da letto, un coinquilino. Non male, non male. Più o meno quanto soldi riesci a mettere da parte qua a Milano? Cioè in percentuale? Pochi. 10%. Ok, 10%. Beh, una percentuale comunque dignitosa. Investimenti, ne fai? Investimenti non ne sto facendo al momento. Ho uno zio che è davvero mio zio, non è un bro, che lavora in finanza e mi aiuta. Grande. Allora mi sta istruendo e poi riusciremo a fare qualcosa. Grande, fa piacere. Cosa abbiamo imparato da questa avventura, ragazzi? Che è molto difficile trovare persone che lavorano qua a Milano per strada. Studiano tutti. Forse Navigli non è la zona migliore, ma le zone migliori sono quelle dove è difficile fermare le persone per strada perché non tengono retta. Qua meno le persone sono cordiali, mi salutano. Non serviva questo video per capire che in Italia l'educazione finanziaria è un problema. Le cause sono varie, ma sicuramente una è il fatto che culturalmente questo è un tabù. Si reputa spesso maleducato e sbagliato parlare di soldi. E questo impedisce alle persone, specialmente ai ragazzi, di confrontarsi fra di loro e imparare. Nessuno chiede agli altri quanto guadagnano, se risparmiano, come lavorano, quanto mettono da parte. Ed è anche per questo che io faccio i miei video, perché anche se è solamente un video, provo a introdurre questi argomenti per darvi una spinta per approfondire. E seriamente il primo posto dove vi consiglio di andare è il canale di Investiamo. Detto ciò, vi consiglio anche di scaricare l'app di Tinab, perché ha un sacco di strumenti sia per risparmiare che per investire. Per esempio ci sono i salva danai, dove potete mettere da parte i soldi, e il piano d'accumulo per iniziare piano piano a investire qualche somma. Per i più esperti c'è anche Tinab Crypto, per iniziare a comprare anche un po' di cripto. Con il codice Marcello20 avete un bonus di 20 euro da spendere negli store convenzionati. Tutto in descrizione. Ciao!